In questa lezione spiego cosa significa anzi. In altre parole, spiego come si usa l'avverbio anzi e quali significati può avere. Ho aggiunto i sottotitoli in italiano e in inglese. Se preferisci, puoi attivarli e guardare questa video lezione con i sottotitoli. Io sono Luca e questa è una lezione di italiano per stranieri. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. In generale, se il tuo obiettivo è quello di parlare l'italiano in modo naturale, ti consiglio vivamente di iscriverti al mio canale. Qui infatti pubblico regolarmente delle lezioni che ti aiuteranno sicuramente a migliorare il tuo italiano. Ma passiamo ai significati di anzi. In sostanza, l'avverbio anzi può essere usato in 3 modi diversi. Partiamo dal primo significato di anzi facendo degli esempi concreti. Il primo esempio potrebbe essere: non è stupido, anzi è molto intelligente. Il secondo esempio invece potrebbe essere: non mi disturbi affatto, anzi mi fa soltanto piacere. Il terzo esempio potrebbe essere: non mi sono annoiato, anzi mi sono divertito un sacco. Ecco, quindi come vedi l'avverbio anzi viene usato per correggere un'affermazione che era stata precedentemente negata. Quindi c'è una frase negativa, poi c'è anzi e poi c'è una frase che corregge la frase negativa. Uno degli esempi era: non è stupido, anzi è molto intelligente. Quindi c'è una frase negativa, non è stupido, poi c'è anzi e poi c'è un'affermazione che corregge quello che era stato detto. Per esempio, se prendiamo la frase non mi disturbi affatto, anzi mi fa soltanto piacere. Ecco, in questo caso c'è una frase negativa, non mi disturbi affatto, poi c'è anzi che introduce una frase che corregge la frase precedente. Poi vi avevo fatto l'esempio della frase non mi sono annoiato, anzi mi sono divertito un sacco. Quindi anzi introduce una frase in cui viene detto il contrario. Vi faccio altri 2 esempi. Per esempio io potrei dire non ero in ritardo, anzi ero in anticipo. Un altro esempio potrebbe essere non sono triste, anzi sono molto contento. L'avverbio anzi si può usare così per introdurre una frase oppure si può usare anche da solo. Per esempio io posso dire non è stupido, anzi, e poi finisce la frase. Di solito finisce con un punto esclamativo. Non è stupido, anzi. Cosa significa? Non è stupido, al contrario. Cioè molto probabilmente la persona che dice questa cosa vuole dire non è stupido, anzi è molto intelligente. Allo stesso modo io potrei dire non è avaro, anzi. Cosa significa? Non è avaro è il contrario di avaro. Allo stesso modo io potrei dire non c'era tanta gente, anzi. Cosa significa? Che c'era poca gente. Oppure per riprendere l'esempio che avevo fatto prima, io potrei dire non sono triste, anzi. Ecco, se io dico così voglio dire che sono il contrario di triste, quindi che sono felice. Felice oppure contento. Quindi ecco, anzi può essere usato da solo così, oppure può introdurre una frase. Io posso dire non sono triste, anzi, oppure posso dire non sono triste, anzi, sono molto contento. Passiamo al secondo modo di usare anzi. Vi faccio subito un esempio. Se scopro qualcosa ti mando un messaggio, anzi, ti chiamo. Un altro esempio potrebbe essere compra 2 kg di pomodori, anzi, comprane 3. E il terzo esempio potrebbe essere forse è meglio se chiamo Jessica e l'avviso. Anzi, chiamala tu. Come vedi, in queste 3 frasi anzi viene usato per modificare quanto è stato precedentemente detto. Per esempio, nella prima frase io prima dico ti mando un messaggio, poi dico anzi e modifico quello che ho detto dicendo ti chiamo. Allo stesso modo, nella seconda frase, io prima dico compra 2 kg di pomodori, poi
uso anzi e modifico quello che ho appena detto e dico anzi comprane 3. Analogamente nella terza frase prima dico è meglio se chiamo Jessica, poi uso anzi e modifico quello che ho detto dicendo anzi chiamala tu. Quindi come si potrebbe parafrasare anzi chiamala tu? Si potrebbe parafrasare in questo modo, o meglio, chiamala tu. Quindi ecco, come significato l'avverbio anzi è simile alle espressioni o meglio o piuttosto. Tu puoi dire anzi oppure puoi dire o meglio. Per esempio io potrei dire se scopro qualcosa ti mando un messaggio o meglio ti chiamo. Ecco, passiamo al terzo modo di usare anzi. Il terzo modo di usare anzi in realtà è piuttosto simile al secondo. Faccio subito un esempio. Hai agito male, anzi, malissimo. Un altro esempio potrebbe essere: la situazione è difficile, anzi, tragica. E il terzo esempio potrebbe essere: mi sento stanco, anzi, stanchissimo. Ecco, come vedi, in questo caso anzi introduce un'espressione rafforzativa, cioè un'espressione che rafforza quello che è stato appena detto. Come dicevo, il terzo modo di usare anzi è piuttosto simile al secondo, anche qui anzi introduce una cosa che modifica quanto è stato detto, in particolare, in questo caso specifico, rafforza quanto è stato detto. Ecco, spero che sia chiaro come si usa anzi. Qui ti lascio un altro video che ti consiglio vivamente di guardare. Se vuoi parlare bene l'italiano e parlarlo in modo naturale, mi raccomando, dai un'occhiata anche a questo video. E che la forza dell'italiano avanzato sia con te.